Ciao chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone. Oggi video chiacchierata. Parliamo della macchina digitale più discussa degli ultimi mesi. Quad Cortex. Analizziamo un po' le caratteristiche della macchina e vediamo se cambia davvero le cose. Chiunque segua un po' il mondo del digitale negli ultimi periodi avrà sicuramente sentito parlare della nuova pedaliera di Neural DSP. Se ne sono dette davvero di tutti i colori. C'è chi ha urlato al miracolo e chi invece giustamente ha pensato sì, sarà bellissima, però esprimerà davvero tutto il suo potenziale? Neural non le manda a dire a nessuno. The most powerful floor modeler on the planet. Insomma, in casa Neural sono davvero convinti di quello che porteranno sul mercato. Dopo un breve trailer che presenta tutte le caratteristiche tecniche della macchina, hanno aperto subito i preordini e la macchina, ragazzi, è andata a ruba. Hanno dovuto addirittura aumentare i preordini, hanno aperto una seconda lista da altre 1000 unità. Inutile dire che hanno fatto subito sold out. Ora andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questa macchina che promettono di renderla un vero game changer in questo campo. La pedaliera si presenta in un modo veramente elegante all'occhio, molto pulita, con uno schermo touch da 7 pollici, vetro protettivo e un potenziometro nella parte superiore. Ben 11 switch per una pedaliera che è davvero compatta. Si parla di 30x20 cm per circa 1,5 kg di peso, più piccola di un MacBook da 15 pollici per capirci. Portabilità eccezionale. Molte unità floor di dimensioni ridotte tipo HX Stomp o Mo RGE200 hanno una sezione di input e output abbastanza ridotta, per ovvie ragioni dettate dallo spazio limitato presente sulla macchina. Ed ecco che Neural subito presenta la prima cosa in più rispetto alla concorrenza: 2 input jack e XLR, 2 send e 2 return per collegarci i vostri pedali preferiti o anche collegarla col metodo 4 cavi, 2 output jack bilanciati, uscita cuffie e le uscite stereo XLR e un'uscita dedicata per il tone capture, poi ne parliamo. Inoltre troviamo le 2 porte MIDI più 2 input per i pedali d'espressione esterni e la porta USB. L'interfaccia utente è davvero di una semplicità disarmante. Tap su blocco vuoto, scegli cosa metterci e hai fatto. Anche per le catene di effetti più complesse grazie al drag and drop. La configurazione per i livelli delle uscite è davvero la più semplice che io abbia mai visto. Swipe down come per vedere le notifiche sul nostro smartphone ed ecco che appare un'interfaccia grafica con tutti gli in e out, da cui possiamo sceglierli e modificare i livelli uno indipendentemente dall'altro. Gli switch sono configurabili nel modo più classico che conosciamo: preset mode, stomp mode e la modalità dedicata alle scene. Ma proprio sugli switch abbiamo una feature molto interessante. Ogni switch è anche un encoder per la modifica dei parametri. Questa cosa ha destato non pochi sospetti sull'affidabilità della macchina, ma Neural ha garantito tutto con un video. 2 persone che salgono sulla macchina con tutto il loro peso e lei continua a funzionare. Ora passiamo alla ciccia della macchina. Parliamo del suono, perché alla fine dipende tutto da quello. Sulla carta Quad Cortex ci promette più di 50 amplificatori, più di 70 effetti e addirittura più di 1000 IR, con una lista molto dettagliata per ogni simulazione e addirittura una lista aggiuntiva con altre 25 simulazioni che verranno poi aggiunte con un update free. Questa lista la potete trovare tranquillamente sul sito di Neural. L'interfaccia per la modifica dei parametri è veramente user friendly. Per le cab sim abbiamo addirittura un microfono virtuale che possiamo prendere e spostare nell'area del cono e posizionarlo esattamente dove vogliamo. Neural promette comunque che tutta la lista delle simulazioni sarà in continuo aggiornamento, sia per quanto riguarda i chitarristi che per i bassisti. Epico. Ora parliamo della cosa che ha fatto rizzare un po' le antenne di tutti i chitarristi. Questa macchina sarà equipaggiata con un sistema di tone capture molto avanzato. È basato su un'intelligenza artificiale calibrata per percepire il suono esattamente come l'orecchio umano. Questa caratteristica pare conferire al suono finale un livello di dettaglio che mai abbiamo avuto prima e che è applicabile per amplificatori, casse e pedali overdrive. Neural dichiara inoltre di lavorare con i migliori ingegneri del suono per creare una collezione di rig gratuiti acquisiti proprio tramite questa IA, oltre ai modelli già presenti nella macchina. Quad Cortex monta un modulo Wi-Fi che ci permette di comandarla da remoto in tempo reale, sia desktop che mobile. Questo ci dà la possibilità di condividere i nostri preset, eseguire backup nel cloud e aggiornare la macchina senza collegare nessun cavo. In tutto questo Neural ha creato la sua piattaforma di condivisione, Neural CNS, accessibile direttamente dall'editor, su cui possiamo trovare preset creati da altri utenti e condividere i nostri con chi vogliamo. Quad Cortex era presente al NAMM di quest'anno e forse per la fretta di presentarla al pubblico è stata portata in una versione davvero molto embrionale. Infatti la maggior parte delle feature non era ancora stata implementata. Questa cosa ha fatto tirare indietro molti degli utenti che avevano effettuato il preordine appena annunciata. Ci si aspettava che la macchina fosse in uno stato di sviluppo un po' più avanzato a circa 8 mesi dal lancio. In ogni caso, la potenza bruta della macchina ci consente di creare catene di effetti veramente complesse, cosa che purtroppo non è ancora stata possibile da dimostrare, ma ci crediamo. Infatti Neural promette testuali parole: vuoi una catena con 4 ampli diversi, riverberi stereo e una quantità di effetti smisurata, il tutto contemporaneamente? Quad Cortex non batterà ciglio. Sicuramente Neural
non si ferma, anzi faranno di tutto per dimostrare tutto quello che hanno promesso con questa macchina. Se confermerà tutto ciò, si tratterà di un game changer a tutti gli effetti. Potenza, qualità e un prezzo più contenuto rispetto agli altri competitor nella fascia. Fa tremare il mercato. Io sono fiducioso, credo in Neural che già al momento presenta dei prodotti software veramente validi. Secondo me anche questa volta non deluderà. Personalmente non vedo l'ora dell'uscita per vedere tutte le capacità della pedaliera espresse veramente e soprattutto per metterci le mani sopra. Ditemi un po' cosa ne pensate, magari l'avete già preordinata? Oppure state aspettando altri pareri, magari qualche amico che la compra? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così tutti gli altri contenuti che porto non ve li perdete. E se vi va, visitate il mio sito web, troverete Soundpack e tante altre cose carine. Vi lascio il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.